Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' particolare perché vi porto con me, come legge il titolo, nella mia giornata durante la mia riabilitazione. Per chi non lo sa, ho fatto un incidente, mi sono fatto male alla spalla, al piede e poi mi sono anche operato al braccio destro di sindrome compartimentale, quindi proprio tutto assieme, ecco. Bene, oggi verrete con me e vedrete un po' cosa sto facendo per tornare in sella. Ecco perché ho deciso di fare questa nuova serie appunto e chiamarla Back to Racing. Spero vi piaccia, direi che possiamo cominciare con la giornata. Porridge, lasciato in frigo di notte, top. Bene ragazzi, stamattina in programma subito fisioterapia, appunto, vado via un'ora prima, quindi faccio anche un po' una passeggiata e vi metterò qualche clip dove mi alleno appunto alla spalla, fare un po' di forza, un po' di muscolatura e quant'altro, e poi dopo anche a casa farò un po' di altre robe per la spalla che vi farò vedere e io penso che ci vediamo allora direttamente dopo a casa. Tanto nel pomeriggio vorrei, tardo pomeriggio perché ho un po' più fresco, farmi un giro in bici, che oggi è veramente una bella giornata, quindi vamos. No, don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. I got time if you want me to freeze up. I'm new now, I found the flow. I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. Do what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had bricks back then. On the hip, in case the obstacle up. My homies, I be always had the hook up. You Me what you want, don't ever call me a side. You know what I want. Tornato a casa da fisioterapia, bevendo il caffè, ho appena pranzato. Per chi se lo chiede, ho mangiato dei noodles e adesso farò un po' di terapia per la spalla qua a casa, cioè dell'elettrostimolazione appunto, che ora vi farò vedere come funziona. L'ho usata proprio per rafforzarla ulteriormente e anche darci un po' di muscolatura, dato che ti dà delle onde shock, diciamo, ed è come se ti stessi allenando, tra virgolette. E le uso appunto per accelerare il recupero, se no in moto non ne salgo più perché comunque vorrei avere una forza sufficiente per riuscire a tornare in moto, ecco, che adesso purtroppo non ho. Allora, questo qua è la scatola contro l'apparecchio che me l'ha data il fisioterapista gentilmente. Questi sono gli elettrodi che si mettono sulla spalla, che li staccano e staccano la pelle, e a questi vanno attaccati uno di questi qua, che si attacca appunto all'elettrode, così, non so, e quindi praticamente c'è questo coso sulla spalla attaccato che ti dà delle piccole scosse, ecco. Qui abbiamo proprio l'apparecchio che si accende appunto, vedete, Compex, e si possono scegliere tutti i programmi. Cioè abbiamo il rafforzamento e la rimuscolazione, appunto, è quello che serve a me. Ok, adesso lo andrò a fare. Qua è il risultato finale, vedete, ci sono tutti gli elettrodi con il programma e ora sono funzionanti. Poi una volta che vai, come dicevo, sul computerino per mettere il programma, in questo caso andremo a fare quello che avevo detto, quindi rimuscolazione, fai start e qua poi metti l'intensità, vedete ci sono le due cose e con questo aumenti e diminuisci e ora vedrete che cominceranno ad andare, soprattutto qua fa tipo dei programmi e niente, quindi mi dà queste piccole scosse, vedete qua come si muove e questo stimola il muscolo che, come vedete, rispetto a questa spalla, in questa parte qua davanti e qua dietro mi manca abbastanza muscolo, ecco. Poi, dato che molti mi avete chiesto, diciamo che l'infortunio, tra virgolette, poteva sembrare banale, ma non lo era, perché nell'uscire la spalla mi ha tirato il nervo e quindi adesso ho scarsa sensibilità, scarsa forza e scarsa massa muscolare sulla spalla, un po' meno che a destra, ovviamente, cioè è naturale anche stando col tutore. E il piede invece, lavorandolo, correndo un po', facendo esercizi, va più o meno a posto da solo, ma il problema principale è la spalla. Il braccio invece, che ho operato per la sindrome compartimentale, che non c'entra niente, questa è la cicatrice della vecchia operazione, la prima che ho fatto, avevo spiegato nel video appunto proprio dell'operazione al braccio, e questa che è la cicatrice di quella nuova, non so se si vede, comunque sì, e si sta anche quella ben chiudendo, ora è ancora un po' fresca, quindi non è bellissima, però poi diventerà più chiara, e per fine mese
potrei andare in moto, diciamo, se la spalla me lo permette, perché il braccio a posto, il piede anche, e la spalla bisogna far sì che si rinforzi, come ho detto prima, perché io posso anche salire in moto, ma se dovessi cadere per qualsiasi ragione, prendere una botta, diciamo, con la spalla che non ha molto muscolo e quindi non ha molta stabilità, poca protezione, dovessi riuscire o ribeccare il nervo, potrei salutare tranquillamente la spalla, le moto e tutto quanto. Quindi non voglio prendermi rischi stupidi, voglio essere ben in forma prima di tornare a gareggiare, però ho molta voglia di tornare anche con le pit bike, quindi a breve vedremo anche quello. Per ora sto facendo molta bici, molta corsa, molta fisioterapia, è solo quello che posso fare purtroppo. Bene, ho finito tutta la roba di elettrostimolazione, quella un po' più noiosa, adesso mi preparo perché tra un po' andrò in bici. Questa qua è la mia bici nuova, ragazzi, non ho fatto un video riguardo, ma chi mi segue Instagram l'ha vista. Prima avevo quell'altra vecchia, e questa qua è sempre una Van Rysel, il modello nuovo. Per chi è interessato un po' più di bici e capisce, c'ha uno SRAM Force AXS, e quindi elettronico, vabbè, sella Physique Antares, cockpit della Teda Super Zero, attacco un po' corto perché ovviamente questo tubo qua è troppo lungo per me, cioè ho scoperto di averla comprata che è un po' lunga, però vabbè non cambia molto, comunque è abbastanza comoda. Poi vabbè c'ho l'ED 530, però ce l'ho anche l'altra volta, le ruote sono Zip 404 da 58 mm avanti e dietro, gomme da 28 hookless, però non le uso tubeless. Poi beh, qua c'ho la roba col multitool, l'altra camera d'aria, pedali della Look e basta. Questa è la bici molto bella, per chi è interessato al peso non ho idea, però diciamo che di base dovrebbe essere 7,5 kg, vabbè. Quindi adesso mi vesto e si va a fare un bel giretto. Siamo pronti, tutto operativo, pure l'outfit ovviamente sempre bello, tutto nero così da prendere tutto il caldo insomma. E niente, ho in mente di fare un paio di chilometri, niente di eccessivo, qualche seritella, divento qualche spezzone del mio allenamento e poi sarà direttamente sera, perché conto di fare 2 orette, quindi dalle 5 alle 7 circa, e niente, dai, vamos! Ragazzi, salita come sempre un po' tosta, con questo caldo soprattutto, però si fa. Poi con più di 200 watt medi tosta, che sono leggero io, quindi non è poco, almeno per me, poi ovvio dipende. Sono fermato qua un attimo su questa piccola cima, che ne manca ancora un po' in realtà, perché su di là ancora si va un bel po', però per farvi vedere il panorama e soprattutto per spiegare cosa sto facendo. Sto facendo Z2 in piano, e quindi bassa intensità, cadenza alta, e poi sulle salite in Z3, Z4 e basta. Cioè comunque questo è l'allenamento. Conto di fare 2 orette, ma non so perché c'è tanto vento e sinceramente boh, non lo so, vediamo. Sono sempre titubante, alla fine faccio sempre più di quello che dico, però vediamo stavolta, dai. Continuiamo la salita, va? Già quasi 700 di dislivello, tosta perché veramente anche al 20%, quindi appena proprio finita, appena scollinato, sono in Italia adesso, però tornerò per la stessa strada, non farò un loop, ho voglia di fare la parte per la cantonale perché è sempre incasinata, quindi faccio avanti e indietro, quindi per fortuna avrò un po' di discesa, quindi 700 metri di dislivello in 19 km, top. Devo tornare a casa in scioltezza, magari qualche altro strappettino, ma non voglio strafare. Mirrors on the wall,
staring back at me, stranger in the hall, frozen by the scene. Portraits seem to fade, he lost his centerpiece, can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey, everything is fine, take me to my grave, bury me alive, keeping me astray, hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine, take me to my grave. Siamo quasi. Mancheranno una decina di chilometri. Dai. Bene ragazzi, finalmente sono un po' provato perché sono partito e c'era un caldo. Per fortuna verso la fine è migliorato. Ricapitolando, ho fatto tutta la Z2 in pianura e poi Z3 Z4 sulle montagne. Ho fatto delle scalate, ho fatto dei piccoli strappi, cioè in realtà sono partito, ovviamente qua ci sono tipo delle colline, quindi non è mai completamente piano. Poi ho iniziato a fare proprio una salita unica, solo quella salita era tipo 750 di dislivello, 650, 700, non mi ricordo, intorno a quella roba lì, e non mi ricordo quando durava esattamente, ma poi vedremo le statistiche su Strava, giusto per darvi dei dati a chi interessano. E niente, poi ho fatto un'altra salitina piccolina e basta, quindi 2 salite abbastanza push, ma in realtà era abbastanza regolare, quindi salivo tipo 25-20 watt sotto FTP con dei picchi anche di 50 watt sopra, dipendeva un po' come era la salita, ovviamente è impossibile andare super regolare. Fate conto che era quasi il 20% in certi punti, 1 km 18 di media, quindi tosta, però dai, questi sono i dati proprio appena fatto, quindi dice chiaro che era un po' più alto impatto, vabbè, recupero sembra un po' soggettivo, se guardiamo il riepilogo sono 2 ore 50 km, 24 di media, 60 di massima, e vabbè, media fai conto non è buonissima, però non potevo spingere sempre, se no mi cuocio, non mi alleno più poi, cioè vorrei recuperare in questi giorni, ecco. Media 140, massima 510, fate 55-56 kg, normalize 166, vabbè, poi c'è fattore intensità, non so perché dica 2.5 medi watt per chilo, quindi niente di esagerato, vabbè, la pedalata lascia stare, cadenza poteva essere un po' più alta, però erano veramente ripide, i battiti, cioè massimi molto alti, però media per me questa qua è un qualcosa sopra, però diciamo che tutte le mie uscite, poi ascesa da 200 metri e calorie, vabbè, le assunte non so come cazzo le calcola, però vabbè, se le inventa e basta. Mi raccomando, se non mi seguite su Strava fatelo, comunque sì, io faccio sempre uscite a bassa intensità, tipo l'80% delle volte, poi faccio delle ripetute delle robe più intense o tutto in tempo, un'oretta e mezza così, ma oggi era diciamo sempre 90-95 rpm, 140-150 watt, che per me è Z2 più o meno in piano, e in salita fate conto avrò fatto 50 minuti di salita, forse anche di più. E niente, poi se volete che faccia un video dedicato proprio sulla bici, che a me piace molto, me lo chiedete, per i più appassionati io lo faccio senza problemi. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, e vabbè, per cena mangerò del riso e del pollo, quindi niente di eclatante che vi possa interessare. Come ho detto, questo qua è il primo episodio di questa nuova serie, che secondo me è figa perché almeno vedete un po' il dietro le quinte del mio rientro in pista. Fatemi sapere se vi può interessare che la continui, lasciate un like e iscrivetevi che è gratis. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.